Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, l'avete visto dal titolo del video, dalla copertina, adesso non so, perché sapete che io i titoli li metto sempre dopo che ho registrato il video, perché prendo ispirazione dall'argomento. Comunque, da ora in avanti i comuni dovranno convocare i percettori entro 60 giorni dall'invio della domanda, anche se il termine è di 120 giorni. Allora, adesso ve l'ho detto così, poi vi spiego bene tutto quanto. Infatti si tratta delle nuove linee guida per i patti di inclusione sociale che sono contenute all'interno del decreto ministeriale 72 del 2 di maggio. E allora, vediamo un attimino bene il capitolo, il capoverso, non so come, di questo decreto. Ah, vi ricordo che poi vi lascio il collegamento qui sotto nella info box, così se volete ve lo potete andare a leggere, però come dico sempre, perché andarsela a leggere quando ve lo sto spiegando io. Allora, iniziamo da qui. Ci viene detto così: sebbene la norma ponga in capo ai beneficiari l'obbligo di attivarsi presentandosi ai servizi, anche in presenza di convocazione da parte di questi ultimi, io ho sempre detto, attenzione, non fate trascorrere troppo tempo, se nessuno vi chiama, svegliatevi voi, fatevi venire un dubbio, perché qua praticamente stanno facendo ricadere su di voi questa cosa. Chiusa parentesi, Il decreto attuativo pone anche un analogo termine ai servizi per la convocazione dei beneficiari. In ogni caso, una efficace attuazione della misura richiede che l'intero processo sia gestito dai comuni, attraverso l'organizzazione degli incontri secondo tempistiche che evitino la sospensione del beneficio. Però poi ti dice se non ti presenti, sto cavoli tua, vabbè. Fermo restando il termine ultimo dei 120 giorni per la convocazione, è qui che dice: si suggerisce di adottare una tempistica che consenta di avvicinare maggiormente l'avvio della erogazione del beneficio. Poi va avanti e dice: si suggerisce pertanto a regime, cioè quando sarà poi tutta la macchina sarà in funzione, non quando la macchina è in funzione, di organizzare le convocazioni dei nuclei beneficiari con l'obiettivo di arrivare, dove è possibile, attenzione, dove è possibile, a prevedere la sottoscrizione del patto per l'inclusione sociale entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. A tal fine si suggerisce di realizzare l'analisi preliminare entro 60 giorni dalla sottoscrizione del PAD. E poi qua torno a ripetere una cosa che vi ho sempre detto, adesso ve la dico. Per i nuclei beneficiari che non si presentano alle convocazioni, in assenza di giustificato motivo, è prevista la decadenza. Allora, il giustificato motivo ve l'avevo anche spiegato, ci avevo fatto anche un video sopra. Il giustificato motivo non è di essere un motivo valido, no? Tipo scuola, non è che dici devo andarmi a fare le unghie, devo andare dal parrucchiere, devo andare, che ne so io, a fare la passeggiatina salutistica. Il giustificato motivo è un motivo valido, tipo una visita medica, avete avuto un problema fisico e siete dovuti andare in ospedale, quindi cioè, comunque ci deve essere una giustificazione, poi esempio rilasciata da un medico, oppure che ne so, la butto lì, cioè potrebbe essere, no? Avete prenotato il rinnovo della patente da 6 mesi e allora a un certo punto avete aspettato 6 mesi e quindi quello è un giustificato motivo, ma questi vi rilasciano poi un foglio dove siete appunto andati a rinnovare la patente. Comunque, andando avanti nel nostro decretino ci viene detto questo: in ogni caso
Analogamente, quindi simile a quanto avviene per i patti di servizio personalizzato, i servizi sociali sono tenuti a regime a definire che il nucleo beneficiario, il patto per l'inclusione sociale, a definire con il nucleo beneficiario il patto per l'inclusione sociale entro 60 giorni dal primo appuntamento con i servizi sociali. E poi, per concludere, resta fermo, e da qui non si scappa, che in fase di prima applicazione i 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD rappresentano il termine per il solo svolgimento del primo incontro. Spero che più o meno adesso si sia capito. Vabbè, voi come sempre se avete domande, lo sapete, potete commentare qui sotto e poi io i commenti ve li leggo e poi nel caso in cui ci fosse qualcosa che può interessare a tutti, vi faccio poi uno short, vi faccio un video, insomma ve lo spiego un pochino meglio. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. Ci sono state delle persone che mi hanno chiesto se era possibile usare la carta acquisti oltre che per fare degli acquisti, anche per prelevare dei soldi o per fare delle altre operazioni. Così oggi vediamo un pochino se si può fare, cosa si può fare o cosa non si può fare con la carta. Intanto partiamo da questa domanda: cosa ci puoi comprare? Ecco, la carta si può utilizzare nei negozi convenzionati, non tutti, attenzione, e serve per aiutare le persone o famiglie che si trovano in uno stato di difficoltà economica e si usa per comprare dei beni di prima necessità all'interno dei supermercati, udite bene, supermercati, farmacie, negozi alimentari, parafarmacie, non solo farmacie ma anche parafarmacie. Impariamo ad usare anche queste benedette parafarmacie. L'unica cosa che bisogna controllare è che il negozio sia convenzionato con il circuito Mastercard, perché siccome che questa carta ve la consegna la posta, quelli si affidano a Mastercard e quindi voi dovete controllare che almeno sulla porta ci sia la vetrofania con scritto Mastercard, altrimenti andate lì convinti di comprare qualcosa e poi non vi accettano la carta. Poi, tornando ai beni di prima necessità, cioè dei negozi di prima necessità che vi ho elencato prima, non facciamo come l'altra volta che poi qualcuno mi ha chiesto: ma ci posso pagare il parrucchiere? La stessa domanda la ricevo tantissime volte anche con la carta ADI. Ci posso pagare il parrucchiere? Allora, diciamo che il parrucchiere, mi spiace per i parrucchieri, non so se c'è qualcuno che fa il parrucchiere, qualcuno che guarda, mi spiace per loro, ma il parrucchiere non è considerato un bene, anzi più che un bene, un servizio di prima necessità per poter vivere. Ecco, per vivere, mangiare bene, bere e vestirsi. Attenzione, come mi dicevano a ragioneria, la professoressa di diritto mi diceva: i beni di prima necessità sono mangiare, bere, le medicine e vestirsi, ma non vestirsi vestiti, indumenti intimi, in quel senso lì, ecco. Andiamo avanti, chiusa parentesi, se no diventiamo vecchi come la Quaresima. Chi la può richiedere? La possono richiedere tutte le persone che hanno più di 65 anni e coloro che hanno dei figli con meno di 3 anni. La carta si ritira in posta, vale 40 euro al mese, viene ricaricata di 80 euro ogni 2 mesi e il tutto viene fatto automaticamente, gratuitamente dallo Stato. E le ricariche arrivano nei mesi dispari: gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre. A gennaio ci sono sempre dei problemini perché c'è il discorso dell'ISEE, però arriva tranquillamente. Ma la vera domanda è: si può prelevare denaro? Posso prendere i soldi dalla carta? Allora purtroppo no, con la carta acquisti non è possibile prelevare dei soldi contanti né in banca né in posta, quindi l'unico modo per utilizzare quei soldi è quello di
spenderli nei negozi, dovete spenderli nei negozi. E poi comunque con la carta non si può né ricaricare, cioè non è che voi andate dal tabaccaio, ci mettete 10 euro e vi ricaricate la carta. No, è una carta così, no? Cioè dalla serie vi ricaricano, voi andate lì, spendete 80 euro e grazie, arrivederci, cioè non potete farci niente, no? Così. Come i ticket che si usavano così una volta, no? Vi consegnavano il ticket e buonanotte al secchio. Poi, come vi ho detto, non si può prelevare denaro, non puoi controllare il saldo, nel senso che quello c'è e quello sai che devi spendere. Quindi in pratica, quarto punto, non puoi fare praticamente nulla se non spendere i soldi nei negozi o nei supermercati. Poi, prima di concludere, la pillola del giorno. Da adesso in avanti c'è la possibilità di diventare super iscritti al mio canale di YouTube. E tu dirai, come faccio a diventare super iscritto? E soprattutto, che cos'è un super iscritto? Un super iscritto al canale ha la possibilità di vedere intanto molti più video, perché ha accesso a tantissimi video che, diciamo, l'iscritto semplice non ha. Ma non solo, non finisce qui, perché all'interno delle dirette live, quando faccio le dirette live il giovedì sera, alle 21:30 sul mio canale di YouTube, ricordatevi di dirette live alle 21:30 il giovedì sera, il super iscritto ha anche l'accesso prioritario alle domande, quindi ha la possibilità di fare domande tranquillamente come tutti gli altri, però a differenza degli altri le sue domande sono messe in evidenza tramite un colore diverso, quindi praticamente io le vedo subito, o meglio le vedo meglio perché sono colorate rispetto agli altri, quindi questo è il vantaggio di essere il super iscritto al mio canale. Possiamo fare domande e si vedono subito. Comunque, per maggiori informazioni su come diventare un super iscritto al mio canale, oppure tra l'altro, apro una parentesi, se volete anche parlarmi personalmente, cioè parlarmi al telefono, volete farmi delle domande, volete parlarmi, volete anche solo salutarmi, vi lascio qui sotto nella info box di questo video il collegamento, quindi il primo collegamento che trovate qui sotto nella info box, oppure se vi viene difficile andare nella info box potete andare nella home page del mio canale, pagina principale del mio canale, cliccate sotto sul mio nome, entrate sulla pagina principale, c'è il mio nome, sotto c'è un collegamento, il primo collegamento sotto il mio nome, ecco, basta cliccare su quel primo collegamento e lì troverai maggiori informazioni del tipo diventare super iscritto al canale, potermi parlare personalmente, quindi c'è la possibilità di telefonarmi, c'è la possibilità di entrare anche nella chat su Telegram, offrirmi un caffè e tanto tanto altro. Quindi io vi consiglio di andare a vedere la home page del mio canale. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento, sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!